Due binocoli identici sulla carta, separati da oltre 10 anni, ma sotto il cielo e sul campo sono veramente uguali? Buongiorno a tutti, io sono Piergiovanni Salimbeni, giornalista e tester dal 1997 nel mondo degli strumenti ottici e digitali, e oggi vi do nuovamente il benvenuto nel canale ufficiale di binomania.it. Nel corso degli ultimi anni, come molti di voi sapranno, ho avuto la fortuna di utilizzare ben 3 esemplari di Covo Highlander Prominar come binocoli personali. L'ultimo è arrivato alla fine del 2025 ed è questo qui, e rappresenta di fatto il punto più aggiornato della mia esperienza con questo iconico binocolo giapponese di puro cristallo di fluorite. Grazie alla collaborazione con Kowa Optimat Deutschland, distributore europeo, e alla disponibilità del manager Gunther Reisner, ho avuto una opportunità veramente rara: confrontare direttamente il mio esemplare più recente con un Highlander del 2014, verificato ovviamente tramite numero di serie che ho utilizzato per diversi mesi. Ho quindi potuto provarli a fondo in tanti contesti diversi, dalla osservazione naturalistica a quella del paesaggio, al crepuscolo, sino all'osservazione astronomica. L'obiettivo quindi è stato molto semplice, cioè volevo capire se dopo oltre 10 anni ci fossero veramente delle differenze concrete, oppure se il mito del Kowa Prominar Highlander sia rimasto lo stesso. Quindi, se volete, potete leggere anche l'articolo che ho scritto in merito su binomania.it, ma se adesso volete seguirmi, ragazzi, sedetevi comodi, iscrivetevi al canale, perché inizierò subito dopo la breve sigla. A tra poco! Per chi tra voi non conoscesse bene questo strumento, posso dire che il Kowa Highlander Prominar è un binocolo angolato, come vedete, da 82 mm, progettato senza compromessi. Infatti utilizza ottiche in monocristallo puro di fluorite e non miscele contenenti fluorite come tutta la concorrenza. Questo quindi garantisce delle immagini molto nitide e contrastate, con rapporti focali molto aperti, infatti è compattissimo, e con una resa cromatica eccellente. Lo schema ottico presenta poi prismi Smith Passion e trattamento C3 che assicura una trasmissione luminosa molto elevata. Insomma, su Binomania trovate una video recensione completa e vari anche test e reportage. La costruzione prevede uno scafo in lega di magnesio che è impermeabilizzato ed è ovviamente completamente realizzato in Giappone. Per questa comparativa ho cercato di usare entrambi gli esemplari nelle stesse condizioni. Ovviamente oggi vi farò vedere il test qui sul Monte Sette Termini. Nell'uso generico che ha poi portato alla mia recensione, le mie opinioni, ho utilizzato comunque tutte le 3 coppie di oculari, 21, 32, 50x. Come supporti ho alternato diverse soluzioni, da treppiedi molto robusti a setup più leggeri, soprattutto nell'uso naturalistico, per simulare comunque situazioni reali. Personalmente di giorno ho sempre utilizzato i 21x, oggi vedrete le riprese in digiscopico i 32, mentre i 32 sono il mio riferimento per l'astronomia o quando il SING diurno lo consente. I 50x li uso quasi sempre per osservazioni lunari, ma raramente posso comunque utilizzarlo anche per osservazioni naturalistiche. Durante i test ho poi sfruttato i filtri originali Kowa sugli obiettivi per fare alcuni paragoni che vedrete tra poco, e ho adattato l'ergonomia alle mie esigenze, utilizzando anche conchiglie oculari più piccole. Nel digiscoping però continuo a preferire quelle originali che ho montato per farvele vedere nel video, che risultano più solide e comunque precise. Arrivando alle differenze estetiche e meccaniche, vi anticipo subito una cosa: sono veramente minime. Kowa infatti ha mantenuto nel tempo una coerenza e costanza progettuale impressionante. Il modello 2025 presenta una verniciatura forse leggermente più scura e satinata,
ha scritte nero al posto delle bianche che, come vedete, staccano di più, risultano più leggibili e piacevoli, ma soprattutto all'interno si nota una verniciatura più curata nel modello recente, mentre nel 2014 la lega di magnesio era più visibile. Probabilmente questa è stata una scelta legata poi alla gestione delle riflessioni interne. Per quanto riguarda la meccanica, invece, ragazzi, non cambia praticamente nulla. Aggancio degli oculari, regolazioni e qualità costruttive sono identici e devo dire che è davvero notevole vedere come un esemplare del 2014, peraltro molto utilizzato, sia ancora oggi in condizioni così buone. Passando all'uso diurno, ho testato entrambi gli Highlander con tutti gli oculari, quindi sia sui rapaci che sui paesaggio a lunga distanza. Scusate ragazzi l'illuminazione, ma oggi è nuvoloso e sereno e continua a cambiare. La prima cosa che si nota è che le prestazioni sono veramente molto simili. La resa ai bordi è praticamente identica, anche se in alcune situazioni il 32x del modello 2025 forse mi pare tenere leggermente di più al bordo, però non sono molto sicuro. La meccanica è eccellente su entrambi, messa a fuoco precisa, aggancio oculari perfetto, sempre solido senza alcun gioco, anche comunque dopo anni di utilizzo. Questa è una demo che è stata usata anche nelle fiere. A livello ottico ho percepito forse una piccola differenza nella resa cromatica che non so se riuscirà a mostrarvi l'iPhone. Il modello 2025 mi è sembrato forse leggermente più neutro, con bianchi un filo più corretti, anche se resta comunque una leggera dominante calda, comunque caratteristica Kowa. Un altro aspetto interessante è il comportamento in controluce. Il 2025 sembra forse gestirlo leggermente meglio. Questo probabilmente grazie ai trattamenti antiriflessi più recenti oppure al maggiore annerimento del tubi ottici interno. Per il resto nitidezza e contrasto sono praticamente identici e su livelli veramente eccellenti. Segnalo invece un vantaggio ergonomico con le conchiglie oculari più piccole, perché il modello precedente quando uscì comunque non li aveva ancora. Attualmente se lo possedete comunque potete acquistarli senza problemi perché la filettatura degli oculari è identica. E questi sono accessori perfetti per chi ha una distanza interpupillare un po' ridotta come me. Ancora una volta sono rimasto impressionato dalla qualità costruttiva, perché anche dopo anni il sistema di aggancio degli oculari, ve lo ripeto, è risultato perfetto. Al crepuscolo forse ho iniziato a notare qualche differenza, nel senso che utilizzando il 21x in alcune situazioni, ad esempio osservando i caprioli, il Kowa Highlander 2025 mi è sembrato leggermente più luminoso, ma soprattutto ho notato forse una lieve, parliamo sempre di differenze minime, controllo del contrasto, perché i profili degli animali apparivano forse un poco più puliti, con meno sbordature luminose, diciamo così. Non è una differenza netta che potrebbe non valere il cambio, quindi se avete il 2024 vi anticipo a ritenerlo, ma potrebbe essere percepibile da persone un po' pignole in condizioni difficili. L'impressione secondo me è quella che i trattamenti ottici di Kowa si sono leggermente più evoluti, anche se non si può escludere una normale variabilità tra i soggetti o il fatto che questo comunque è stato utilizzato molto. Ho utilizzato dei filtri da 95 mm, modello TP95 FT, nati per lo spotting scope Kowa, il modello precedente, il TSN 883, ma che sono perfettamente compatibili con l'Highlander. All'inizio ero piuttosto scettico perché temevo una perdita di contrasto e nitidezza, in realtà sul campo si sono rilevati, come state vedendo, ottimi. L'aspetto dell'immagine, praticamente l'impatto sull'immagine è minimo, cioè praticamente trascurabile, di giorno non si nota, solo forse osservando stelle molto luminose ci potrebbe essere ogni tanto qualche riflesso laterale in più. Però il vantaggio c'è perché non andrete a sporcare gli obiettivi molto costosi, quindi proteggono le ottiche alla fluorite, soprattutto in ambienti difficili come il mare, sotto la pioggia o con forte vento e in presenza ad esempio di sabbia o residui in sospensione. Considerando il costo degli obiettivi, quindi devo dire che sono un investimento assolutamente sensato. Passando all'uso astronomico, che è quello che penso interesserà a molti, ho osservato molti oggetti del cielo profondo, da M42 alle Pleiadi, alle Iadi, a M1, a Massi in Auriga, Perseo, Cassiopea, varie galassie, utilizzando principalmente i 32x. Ho notato in questo caso che nel modello 2025 M42 pare leggermente più staccata dal fondo cielo, che risulta quindi un filo più scuro. La sensazione anche di una luminosità
leggermente superiore, un po' come se fosse un 90 mm, diciamo così. È difficile dire da cosa dipenda, forse trattamenti più recenti, forse maggior trasparenza oppure semplice variabilità tra esemplari. Va detto comunque che anche il 2024 è ancora otticamente eccellente, quindi al centro abbiamo stelline molto puntiformi in entrambi i casi. Il 2025 in questo frangente mi è sembrato leggermente più incisivo. Gli star test sono notevoli, nel senso che hanno immagini pulite in intra extrafocale con pochissima luce diffusa, quasi come se stesse osservando in un rifrattore. Il 2025 ha un extrafocale ancora migliore, praticamente identico all'intrafocale. Per quanto riguarda l'osservazione del cielo profondo, il modello 2025 sembra quindi offrire un leggero vantaggio nello stacco degli oggetti più evanescenti. Ad esempio, nelle notti terse di dicembre mi è sembrato più facile percepire anche la componente più debole del trapezio in M42. Ho fatto anche una piccola prova su Giove e c'era un satellite in uscita proprio ieri sera alle 21:50 che risultava più staccato e più visibile nel modello 2025, mentre nel 2014 appariva leggermente immerso in poco più di luce diffusa. Parliamo comunque, ve lo ripeto, di differenze realmente sottili, percepibili solo con molta attenzione. Per ciò che concerne la Luna, osservata quasi sempre a 50 ingrandimenti, vi devo dire che entrambi gli strumenti sono eccellenti, non ho notato differenze nel contenimento dell'aberrazione cromatica che risulta comunque ottimamente controllata, soprattutto per questo rapporto focale veramente compatto. Forse, ma dico forse, il modello 2025 mostra un leggero vantaggio nel contrasto lungo il terminatore, con dettagli un poco più incisi. Penso che sia un trattamento antiriflesso più performante. Anche osservando i trattamenti, come vedete, si può notare forse una leggera differenza di colorazione. Comunque entrambi sono degli ottimi prodotti, lo ribadisco, anche qui quindi si parla realmente di sfumature. Facendo una sintesi, ragazzi, i due Highlander sono molto simili, quindi abbiamo una qualità costruttiva e meccanica con prestazioni ottiche praticamente direi allo stesso livello, cioè le differenze sono da persone pignole. Quindi resa leggermente più neutra, miglior controllo del controluce e un piccolo vantaggio nel contrasto, soprattutto in condizioni realmente difficili. Più che un cambiamento, comunque parlerei di un affinamento. Per quanto mi riguarda, invece, dopo la dipartita del Dr. Aspectem cercavo un binocolo angolato con oculari intercambiabili, quindi sono ritornato al vecchio amore, diciamo così, perché con il Kowa Highlander ho trovato esattamente quello che comunque volevo. Uso quasi sempre i 21x di giorno e gli altri oculari quando le condizioni comunque me lo concedono. È comunque diventato il mio binocolo di riferimento sia di giorno che di notte. Le stelle sono incredibilmente puntiformi e in alcune situazioni mi ha permesso di osservare anche stelle doppie rispetto ad altri strumenti dello stesso diametro di altra concezione e produzione che ho avuto modo di provare. Quindi in generale contrasto, robustezza e qualità meccanica sono comunque davvero ai massimi livelli. Arrivando alle conclusioni vi dico che per ciò che concerne la produzione del Kowa Highlander, secondo me non è cambiato poi radicalmente nulla, è stato migliorato soltanto nel tempo con piccoli accorgimenti, quindi se avete un modello di 10 anni fa potete stare tranquillissimi perché resta ancora oggi uno strumento eccellente. Se invece siete super perfezionisti e avete il budget, il modello 2025 o il 2026 rappresenta comunque una versione leggermente migliorata. Per tutti gli altri il consiglio è semplice, piuttosto se avete un modello degli anni precedenti investite negli oculari, compratevi 21x perché sono veramente eccezionali. Il prezzo, come sapete, per questo binocolo si aggira sui 5.000 euro con gli oculari 32x. Comunque bisognerebbe considerare anche le altre due coppie di oculari. So che è un investimento importante, so che però è coerente con uno strumento senza compromessi. Ringrazio Gunther Reisner di Kowa Optimed Deutschland per la disponibilità e il supporto e vi ricordo che il distributore ufficiale per l'Italia è Auriga, assistenza complesa.
Se il video vi è piaciuto, ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, visitate binomania.it, il forum di Binomania, il gruppo Facebook Tutto ma proprio tutto sui binocoli. Inoltre, se volete aiutarmi nella mia attività giornalistica indipendente, potete con una piccola spesa abbonarvi a Binomania Inside. Trovate tutto qui sotto in descrizione. Forse era meglio se avessi messo gli occhiali da sole, non riesco neanche più a vedere se sono inquadrato nel display della mirrorless. Comunque ci vediamo il prossimo video. Un caro saluto a tutti e buone osservazioni da Piergiovanni Salimbeni e dai Kowa Highlander Prominar. Alla prossima!